Nel video di oggi voglio analizzare le diverse dichiarazioni che hanno fatto Christian Horner, Carlos Sainz e Enrico Cardile, partendo dal team principal della Red Bull, che sicuramente non è stato magnanimo. Infatti ai microfoni di Sky Sport UK ha detto che Ferrari soffre di una pressione brutale e che la Ferrari è una scuderia diversa da tutte le altre, è quasi una squadra nazionale. E su questo possiamo dire che è vero, la Ferrari è una squadra che corre dall'inizio della Formula 1 e sicuramente vanta di essere la scuderia più vincente nella massima categoria del motorsport e anche una delle squadre più tifate al mondo oltre che in Italia. E attualmente è vero, la scuderia di Maranello non sta vivendo un momento florido, anzi tutt'altro. Sono passate ormai 15 stagioni dall'ultimo titolo costruttori vinto nel 2008 e ricordiamo che il digiuno più grande passato da Ferrari è stato quello degli anni 80-90. Infatti passarono 16 stagioni senza nessun titolo dal 1984 al 1999 e l'ultimo titolo di Ferrari fu appunto quello del 2008, il titolo costruttori, con allora i piloti Raikkonen e Massa che vinsero questo mondiale per la squadra, ma il brasiliano lo perse il suo mondiale piloti. Ci ricordiamo ancora che fu campione del mondo per qualche secondo, dopodiché Lewis Hamilton, passando Timo Glock, riuscì a diventare campione del mondo. Dopodiché dal 2010 al 2013 abbiamo visto il dominio di Red Bull con Vettel, con Ferrari che è riuscita in qualche stagione a lottare per il titolo ma non era costante dall'inizio alla fine, e arriviamo ai tempi nostri con Vasseur che deve affrontare la sua prima stagione vera da team principal, perché abbiamo detto più volte che la stagione 2023 era fortemente influenzata da quello che aveva lasciato Binotto, sicuramente partendo dalla SF23 che era un progetto suo. E arriviamo a Christian Horner che a Sky Sport UK ha ribadito che Ferrari soffre di una pressione brutale derivata dai media italiani, anche perché la Ferrari è una colonna portante della Formula 1, ma ha anche ribadito che secondo lui Vasseur è un manager capace e riuscirà a riscattarsi nel 2024. Ma arriviamo a un punto molto importante del video. Infatti Christian Horner ha anche detto che nel 2024 secondo lui si andrà a superare la curva prestazionale dove il vantaggio di Red Bull era nettamente notevole rispetto agli avversari. Il team principal inglese ha anche detto che nei prossimi 2 anni non ci sarà un cambiamento al regolamento e questo andrà a beneficiare tutti i team che inseguono, ovvero Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin, che secondo lui potranno avvicinarsi molto nel 2024 perché Red Bull crescerà di meno di quanto cresceranno gli avversari. Ma dobbiamo fidarci di queste dichiarazioni di Christian Horner? Andiamo a vedere come procede lo sviluppo di Ferrari, quali sono le ambizioni di Sainz, qual è il realismo di Cardile, e guardate il video fino alla fine perché andremo a vedere anche come funziona il lato della simulazione del team di Maranello. Ditemi nei commenti se voi siete d'accordo con queste dichiarazioni di Christian Horner. Secondo voi Ferrari potrà avvicinarsi tanto nel 2024 a Red Bull, arrivando addirittura al punto di batterla? Quante vittorie secondo voi potrà conquistare il team di Maranello? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema automotive e Formula 1. Tra l'altro con l'anno nuovo qui su YouTube arriveranno anche dei nuovi short, quindi non perdeteveli. Inoltre mi avete chiesto in tantissimi: ma Rastro, tornerai a fare le live delle presentazioni delle vetture 2024? Sì, farò anche quelle e vi aggiornerò più avanti su come le vorrò strutturare. Io sono Rastro e mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con questo video analisi su Ferrari. L'unico pilota che è riuscito a battere Red Bull nel 2023 è stato Carlos Sainz. Con la vittoria a Singapore, l'unica conquistata da un team al di fuori di Red Bull. Se vogliamo è stato un po' il guastafeste della festa di Red Bull, che avrebbe potuto celebrare un mondiale conquistando tutte le vittorie in una stagione, un'impresa mai realizzata finora, e invece no, Sainz è intervenuto e per fortuna almeno una gara l'ha vinta lui, e non la coppia Verstappen-Perez. E il nostro smooth operator si è un po' comportato come Berger nel 1988, che in quell'anno fu l'unico a battere la straordinaria coppia della McLaren con Senna e Prost. Ma sicuramente Carlos Sainz non vuole replicare la carriera di Gerhard Berger. Infatti sono sue dichiarazioni che vuole puntare a lottare per il titolo nel 2024. Sono delle dichiarazioni molto forti, infatti all'inizio pensavo non fossero sue, e invece è proprio il pilota spagnolo che ha detto che si trova molto bene in Ferrari, non vede l'ora di rinnovare il contratto. Infatti ha anche aggiunto che non vede una scadenza nel rapporto con la rossa, ha anche detto che vede
tanti anni di carriera davanti a sé e li vorrebbe passare tutti in Ferrari. Quindi se queste dichiarazioni non fossero solo di facciata ma fossero veritiere, beh, ci dimostrano che Sainz vuole rimanere in Ferrari per tanto tempo e la sua motivazione più grande ha anche aggiunto che è quella di diventare campione del mondo. E arriviamo alla parte clou del video. Infatti Sainz ha detto che vuole raggiungere questo obiettivo nel 2024, ovvero quello di diventare campione del mondo con Ferrari, e ha anche aggiunto che secondo lui ne hanno le capacità. Infatti vuole andare in ogni gara sapendo che può vincerla. Questo è il suo obiettivo. Sarà possibile? Non sarà possibile? Lo vedremo in pista. E queste dichiarazioni di Carlos Sainz sono molto ottimiste, secondo me anche fin troppo, perché dal mio punto di vista vedo un dominio Red Bull che continuerà ancora per un po' di tempo, considerando anche il fatto che appunto nel 2023 Red Bull ha vinto tutte le gare tranne una. Mi sembra difficile che già la stagione dopo un team al di fuori di Red Bull riesca a raggiungere le performance del team campione del mondo. Sarei il primo molto felice di questo traguardo, anche perché vedremo comunque delle gare molto più emozionanti, contese fino alla fine, e un mondiale anche più divertente, con un risultato non scontato, come invece abbiamo visto per gran parte delle gare del 2023. Quindi io spero che la teoria di Sainz si realizzi e che Ferrari possa lottare per il titolo nel 2024. Però mi sembra un po' prematuro fare queste dichiarazioni ora come ora. Sicuramente portano ottimismo alla squadra, però non sono realiste se vediamo i fatti, i dati. E sappiamo che il 2024 è anche l'ultimo anno di contratto per Sainz e Leclerc, che devono rinnovare. Su Leclerc non ci sono problemi, hanno già detto che è pronto il contratto pluriennale con la rossa. Su Sainz invece ci sono più dubbi. Nonostante il pilota spagnolo vuole rinnovare con Ferrari, non sappiamo se Ferrari sia intenzionata a rinnovare il pilota spagnolo. Forse anche per questo Sainz ha rilanciato nel voler lottare per il mondiale nel 2024, perché vuole fare una stagione importante, decisiva, che lasci un segnale, in modo da convincere il cavallino a rinnovare il suo contratto. Insomma, potremmo considerare quest'anno come l'anno della svolta di Sainz, o al contrario, se non dovesse performare bene, potrebbe essere l'inizio della sua fine. Infatti tra chi tifa la rossa ce ne sono pochi che mettono in discussione Leclerc e tanti invece che mettono in discussione Sainz, e che magari vorrebbero un secondo pilota più accondiscendente, che potesse comunque portare tanti punti al team, ma non essere d'ingombro per il monegasco. Per esempio abbiamo discusso più volte, per esempio ne abbiamo parlato più volte, Albon potrebbe essere un pilota giusto per Ferrari, pure anche Norris, anche se anche lì potrebbe creare un po' di frizione. Si potrebbe prendere un pilota giovane dalla Formula 2. Insomma, ci sono diverse opzioni disponibili per Ferrari. Mentre Sainz, se non dovesse rinnovare con la rossa, andrebbe quasi sicuramente in Audi, e lì sarebbe un po' un terno all'otto, perché non sappiamo come potrebbe performare nei prossimi anni, soprattutto dal 2026 in poi. Fatto sta che secondo me fino al 2026 Sainz rimarrà in Ferrari, dopo invece diventa più un'incognita. Potremmo vederlo in Audi Sauber, scelta più probabile, oppure se dovesse convincere potrebbe anche rinnovare con la rossa. Ditemi secondo voi quale sarebbe la scelta più giusta per Sainz e la scelta più giusta per Ferrari. Sono curioso di leggervi nei commenti. Tra l'altro il pilota spagnolo ha anche aggiunto che secondo tanti la SF23 doveva essere la macchina che si adattava al suo stile di guida, ma è lui stesso che ha dichiarato che non si divertiva nel guidarla. Se paragoniamo la SF23 alla F175, la prima è una vettura più sottosterzante, che genera meno carico aerodinamico, ma ha una velocità massima maggiore, essendo una vettura più scarica, e che genera meno resistenza aerodinamica. E per questo Sainz, intervistato alla testata spagnola AS, ha detto che era una vettura che non gli piaceva da guidare, che gli ha dato tanti problemi, era difficile da sistemare sul setup ed era molto imprevedibile da guidare. Questo sia per lui ma anche per il suo compagno di box. Questo è quello che ha aggiunto. E per questo non si è divertito nel guidarla, perché si è dovuto adattare sotto diversi punti di vista. E già dai test in Bahrain 2023 si era vista questa cosa, che la SF23 era una vettura molto complicata. Per questo per il 2024 Sainz si auspica di vedere una Ferrari più facile da guidare, più versatile e che abbia una finestra di setup più ampia. Insomma, in queste dichiarazioni fatte da Sainz si vede che il pilota spagnolo si è dimostrato molto ottimista, secondo me anche un po' troppo, perché in questa pausa invernale sarebbe meglio concentrarsi sul lavoro da fare senza farsi troppe aspettative, però vedremo se avrà ragione o meno. Come procede lo sviluppo della Ferrari 676? Secondo Cardile il simulatore è il punto di forza di Ferrari, e lo stesso Enrico Cardile, direttore tecnico di Ferrari, ha detto che è soddisfatto del livello di correlazione che ha raggiunto in Ferrari, che si tratti di CFD, gallerie del vento o simulatore di guida, e che i weekend della sprint race hanno dimostrato questo fatto. Infatti si dipende sempre di più dal lavoro di preparazione del weekend, che è il risultato delle simulazioni fatte a Maranello, e il direttore tecnico della Rossa ha riconosciuto delle performance migliori nei weekend con la sprint race rispetto a quelli senza. Per esempio nel primo weekend della sprint race a Baku
Baku Ferrari ha ottenuto 2 pole position e 2 podi con Leclerc, dove è salito sul podio anche in Austria nel secondo weekend della sprint race ed è arrivato sul podio anche in Belgio con il terzo weekend della sprint race. E in questa Formula 1 moderna è importantissimo avere dei simulatori all'avanguardia che riescano a correlare in maniera perfetta le performance appunto al simulatore e in pista, anche perché più andremo avanti meno tempo si avrà a disposizione nelle prove libere, perché ha detto lo stesso CEO di Formula 1 Stefano Domenicali che andranno a ridurre il tempo nelle prove libere perché generano meno spettacolo per i tifosi e quindi si andrà sempre di più a svilupparle monoposto al simulatore prima del weekend di gara, un po' come succede nei weekend della sprint race, dove dopo l'FP1 c'è già il parco chiuso, quindi capite bene che non si provano diversi setup nelle prove libere, bisogna arrivare in pista già pronti, con un setup sicuro che funzioni. E Cardile si è soffermato anche sul lavoro di ricerca e sviluppo sulla vettura durante la stagione, infatti si lavora molto sugli strumenti di simulazione per cercare di risolvere dei problemi riscontrati in pista. Questo è quello che hanno fatto nel 2023 e il direttore tecnico ha dichiarato che la cosa più difficile è trovare una soluzione ai problemi che si presentano in pista, ma se si pongono le domande giuste allo strumento di simulazione si ottengono delle risposte giuste. Poiché si tratta di un test in laboratorio è necessario testare le cose giuste, le stesse cose che si verificano nella realtà, e queste dichiarazioni che possono sembrare banali sono fondamentali perché molto spesso nella realtà si verifica un problema e non è facile replicare questo problema anche al simulatore in modo da poterlo correggere perché le condizioni non sono le stesse. Un esempio su tutti è il porpoising, che Ferrari è stato uno dei team a risolverlo con più difficoltà tra il 2022 e il 2023 proprio perché le condizioni tra pista e simulatore non sono le stesse. Stessa cosa vale anche per le diverse altezze da terra provate da Ferrari. Ci ricordiamo come la Ferrari sia nel 2022 ma anche nel 2023 è stata una macchina molto difficile da prevedere sul setup della vettura, non sapevamo mai se si potesse trovare bene e essere competitiva oppure no, e questa situazione si riscontra anche al simulatore, dove quindi è difficile intervenire per risolvere il problema perché non sai qual è la causa alla base. Cardile ha anche aggiunto che copiare il fondo Red Bull non è servito per Ferrari, infatti lo stesso Cardile ha dichiarato che la foto del fondo di Perez che si è vista chiaramente a Monaco 2023 è stata una foto aggiuntiva al loro database di informazioni che hanno sugli avversari. La SF23 e la RB19 sono due vetture molto diverse e quindi hanno analizzato il fondo di Red Bull e per questo secondo Cardile il fondo di Red Bull non avrebbe mai funzionato sulla Ferrari perché hanno un concetto aerodinamico diverso. Tuttavia ha detto che si può cercare di analizzare le forme del loro fondo e capire quale problema vogliono risolvere, cosa stanno cercando di ottenere con quelle forme, in modo da prendere l'ispirazione per la propria vettura. Questa è l'unica cosa che si può fare, ha detto Cardile, per migliorare il fondo di Ferrari. Infatti la modifica di un singolo elemento aerodinamico ha senso se la macchina viene studiata nell'insieme. Non si possono prendere diverse parti da diversi team, perché poi unendole non danno lo stesso effetto. Ma quindi in Ferrari su cosa stanno lavorando per la vettura 2024? Come ha detto lo stesso Cardile, per risolvere completamente i problemi della SF23, nella famosa finestra di utilizzo del setup limitata, avrebbero dovuto avere a disposizione di un nuovo telaio e di un nuovo cambio. In altre parole, bisognava cambiare completamente la vettura nel 2023, cosa non fattibile per il budget cap e quindi che non era fattibile durante una stagione. Ma questo sarà fatto per il 2024. Infatti è vero, si può intervenire su sospensioni e assetto durante l'anno, ma ha detto lo stesso Cardile che non vanno a risolvere i problemi della vettura. Infatti questi due elementi fanno lavorare la macchina in una finestra di setup già conosciuta. Solo uno sviluppo competente e sbagliato delle sospensioni andrebbe a influire sul vero consumo delle gomme, ma le sospensioni sono fatte a supporto dell'aerodinamica, quindi non si possono risolvere i problemi della vettura lavorando solo sulle sospensioni. E Cardile ha anche aggiunto che a Barcellona e a Budapest hanno riscontrato dei problemi insoliti di aerodinamica sulla vettura. Hanno cercato delle soluzioni al CFD e in Galleria del Vento, e poi a Zandvoort, che è una pista molto simile alle altre due a livello di deportanza e asfalto, i test fatti nelle prove libere hanno dato dei riscontri positivi a Ferrari perché hanno capito meglio come si comportava la vettura in certe condizioni. In quel momento sono riusciti ad adattare i sistemi di simulazione capendo quali erano i problemi da risolvere perché sapevano da dove proveniva, e questo è stato il punto chiave che servirà anche per la stagione 2024, che permetterà al team di Maranello di fare una Ferrari 676 migliore rispetto all'anno scorso. Poi quanto miglioreranno gli avversari, beh, questo rimane un punto di domanda, per questo è difficile fare previsioni ora come ora. Fatto sta che comunque, avendo già capito da dove proviene il problema e nella seconda parte di stagione abbiamo visto dei miglioramenti di Ferrari, con un telaio nuovo, con un cambio nuovo, con delle sospensioni nuove, si potrà intervenire per avere una Ferrari nel 2024 più competitiva. Fatemi sapere nei commenti quali tra queste dichiarazioni, quelle di Sainz e Cardile, vi ha impressionato
appassionato di più? Siete d'accordo con Sainz che dice che nel 2024 Ferrari potrà lottare per il titolo? Ma soprattutto, riuscirà Ferrari a essere costante dall'inizio alla fine, con una macchina che porterà il meglio della F175 e della SF23? Ditemi la vostra. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi contenuti a tema automotive e Formula 1. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.